In questa occasione mi occupo di mostrare perché interpretando nella maniera corretta ciò che ci dice la fisica, arriviamo alla conclusione che non possediamo il libero arbitrio, dove per libero arbitrio dobbiamo intendere ciò per mezzo del quale le azioni che abbiamo compiuto avremmo potuto non compierle e le azioni che non abbiamo compiuto avremmo invece potuto compierle. Ho detto in altre parole, il libero arbitrio è la capacità di agire diversamente da come abbiamo agito. Innanzitutto dobbiamo considerare che dal punto di vista macroscopico il nostro universo sembra spiegabile da leggi della natura totalmente deterministiche, ossia delle leggi che ci consentono perlomeno in linea di principio di determinare tutti gli stati successivi in cui si verrà a trovare il nostro universo senza alcun grado di incertezza. Pertanto, se consideriamo il processo decisionale umano un processo macroscopico, su di esso varranno le leggi della natura che, come abbiamo visto, sono deterministiche, le quali, attraverso il funzionamento del nostro sistema nervoso, ci porteranno a concludere che anche il nostro comportamento è determinabile in anticipo, senza alcun grado di incertezza, non lasciando più alcuno spazio alla possibilità del libero arbitrio. Si potrebbe però obiettare che il processo decisionale umano possa essere ricondotto a eventi microscopici che accadono all'interno del nostro sistema nervoso perché a livello microscopico sembrano valere leggi della natura probabilistiche, ossia delle leggi che a partire dallo stesso stato fisico fanno seguire differenti sviluppi alternativi, nessuno dei quali determinabile con certezza, e questo lascerebbe spazio, ancora una volta, per il libero arbitrio, perché secondo questa visione sarebbe proprio l'arbitrio umano a stabilire di volta in volta tra i vari sviluppi alternativi quale tra questi dovrà essere espletato. A rendere sbagliata questa visione è il fatto che sembra del tutto irrealistico sfruttare l'indeterminazione che vale a livello microscopico per spiegare il processo decisionale umano, in quanto il processo decisionale umano sembra avvenire a livello macroscopico. Infatti, i tempi e gli spazi attraverso i quali il processo decisionale umano si sviluppa sono molto maggiori dei tempi e degli spazi attraverso i quali si sviluppano quei processi microscopici che sono effettivamente soggetti all'indeterminazione. Il punto è che se è vero che a livello microscopico le singole particelle continuano a presentare un comportamento probabilistico, è anche vero che quando consideriamo il processo decisionale umano a essere coinvolte sono un così grande numero di particelle che il loro comportamento globale non risente dell'indeterminazione che vale invece a livello delle singole particelle, perché quell'indeterminazione diventa trascurabile. Inoltre, anche laddove fossimo disposti a concedere che il processo decisionale umano sia in grado di ereditare l'indeterminazione che vale a livello microscopico, anche in quel caso non potremmo comunque concludere che possediamo il libero arbitrio, e questo perché a determinare le nostre decisioni non saremmo comunque noi, ma sarebbero proprio quelle probabilità che è la suddetta indeterminazione ad esprimere. A stroncare definitivamente il libero arbitrio, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è il fatto che il comportamento della natura non è indeterminato neppure a livello microscopico. Di questa caratteristica della natura mi sono però occupato in altri video che potete trovare all'interno del mio canale e ai quali vi rimando per avere degli approfondimenti. Qui invece mi limiterò semplicemente a fare degli accenni. Quello che occorre sapere in proposito è che l'indeterminazione è stata introdotta dalla meccanica quantistica ed è corroborata da una lunga serie di esperimenti che a partire dallo stesso stato fisico della materia giungono ad esiti differenti che non possono essere determinati con certezza, ma solo con una certa distribuzione di probabilità. Questo però non significa che è agli occhi della natura che non è determinato l'esito che verrà a realizzarsi ogni volta, perché a meno di non voler ricorrere al soprannaturale per spiegare come quell'esito si realizza, dovremo convenire che a realizzarlo è proprio la natura, ma allora chiediamo alla natura di determinare qualcosa che per lei non era determinabile. Inoltre, se ammettiamo che da uno stesso stato fisico della materia sia realmente possibile ottenere esiti differenti, a rigore, l'unica conclusione che potremmo trarre è che allora tali esiti differenti non saranno determinati dalla materia, ma allora dovremo invocare un piano immateriale che non molti scienziati sarebbero disposti a considerare esistente. Il modo corretto per interpretare l'indeterminazione della meccanica quantistica è quello di ammettere che a uno stesso stato fisico della materia non possono seguire
esiti differenti perché deve essere la materia a determinare tali esiti e pertanto quando ciò sembra accadere, accade perché ci sono delle proprietà fisiche in gioco che sono differenti, solo che noi quelle proprietà fisiche non le conosciamo e quindi siamo noi che non conosciamo e non possiamo determinare quale esito verrà a verificarsi, mentre la natura lo sa benissimo perché la natura conosce quelle proprietà fisiche che a noi invece sono nascoste. In conclusione, se facciamo riferimento a ciò che ci dice la fisica e siamo anche in grado di interpretarlo correttamente, arriviamo alla conclusione inevitabile che noi esseri umani non abbiamo il libero arbitrio e non possiamo averlo. Penso con ciò di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!